Pronta? 3, 2, 1. 1001. No, penso che ce la possiamo fare. Abbiamo fatto di peggio, credo. Non sono sicuro, ma credo di sì. L'incontro con se stessi avviene anche attraverso l'altro, nel guardare l'altro. E come guardare l'altro? Non vedo smerigliato così. Quello che viene fuori è un aspetto dell'altro che tu non otterrai in nessun altro modo. Tirare verso di te. Bisogna fare un nodo qua. Tu sei buono? Okay, non tanto. E 2. Michele, tu sei brava a fare i nodi? Forse. Tu la chiami fotografia, ma lì è quella cosa. Quello lì è un certo viaggio livello. introspettivo sulla Sì, persona. c'è qualcosa che va oltre. Ma le espressioni che prendono le persone da quella macchina fotografica lì, Sì, è una cosa. gli vedi la sofferenza, non la sofferenza, però gli tiri fuori un qualcosa che sullo scatto fatto con 35 mm non glielo tiri fuori. È qualcosa di mistico, di non spiegare. La persona non può nascondersi perché non ha capito e non sa come far funzionare o mettersi la sua maschera, perché in quel momento non la spogli. Per forza è grande così. Dai che siamo qua fuori da 4 ore. C'è l'allarma. Guarda che robe. Scusa, dai un mio da darne da bevere per piacere. la fotografia è la mia seconda passione. La prima era figa. No, non ho capito, scusa. No, ero solo curiosa di capire Da dove arriva tutto? dove arriva tutto. Come sei nato? come sei arrivato qua. Beh, allora posso raccontarla io da esterno? Sì, magari. Allora, Davide viene da un maestro di fotografia, stampatore, bravissimo, dove che lui ha preso tantissimo, ha fatto incetta di tutto, tecniche, stampe perfette, correzioni, cazzi. Da lì ha intrapreso la sua carriera da fotografo, si è agganciato con la morte del tuo maestro. No, è ancora vivo. Ah, è ancora vivo? Ah, non avevo capito male io. Sì. Vabbè. Qua accanto al furgone. Ok. Che cazzo che andava? Tiriamo giù subito? Sì, ordine che vuoi. Ma sei fuori, fuori. Non riuscivo ad avere un risultato fotografico soddisfacente a causa del laboratorio commerciale. Chiunque interpellassi non riusciva a fornirmi un risultato Che tu volevi? ma comunque non si capiva un piffero. Una volta era così, una volta era cosà. E io ho detto, finché un giorno, siccome erano tempi molto ristretti, e in Italia funzionava così, che tutti quanti si chiudevano nel loro lavoro, nessuno trasmetteva nulla. È la storia dei giostrai, dove tutti sono nemici di tutti e nessuno fa vedere niente a nessuno.
Sì, è vero che io ho avuto un maestro che mi ha insegnato determinate cose e ho detto, cazzarola, da qui devo ricominciare da zero. Devo rifotografare tutto. E ho rifotografato tutto. E quindi sono trovato al punto di estromettere il laboratorio, ed erano ancora anni non così bui, perché comunque era la fine degli anni 90. Perché il laboratorio non riuscivo a capire se quello che facevo andava bene o andava male, perché non c'era un metro di misura. E quindi lì sono stato costretto ad arrangiarmi e a capire fino in fondo dove arrivava il processo. Per fotografare meglio. La prima pellicola nella mia vita che ho sviluppato da solo, e credo che fosse il 1999. Ed è stata la prima volta che ho capito che avevo sbagliato sempre tutto. Perché fino a quel punto certe cose non le puoi capire, solo quando le fai. E allora poi da lì ho iniziato anche a stamparmi, a svilupparmi, ed è stata una cosa, poi mi sono messo a studiare le antiche tecniche di stampa, poi insomma lì ti si apre un po' un'area che ai più viene esclusa, e quindi tutti mi ricordo insomma che io anche quando arrivo al digitale mi chiamavano per varie cose a fare conferenze stampa, io andavo o anche lavori, andavo con le macchine a pellicola e ero comunque ero piuttosto giovane per gli altri concorrenti o professionisti che mi prendevano per il culo fino al giorno in cui loro hanno chiuso, e io invece sono andato avanti bene perché quello che mi ero creato era un qualche cosa. Sì, tu hai fatto un progetto a lunghissimo termine. Ma era facile capirlo. Avevamo detto di farlo, l'abbiamo fatto. Andava fatto. Che casino Non è vero che nella fotografia, così come in altre cose, è già stato scoperto tutto, non è assolutamente vero. Sono delle cose ignote e ci sono dei mondi paralleli che ognuno di noi può scoprire. Cioè quando ti senti scopritore di qualcosa, si apre un desiderio di approfondire, di andare a capire. E anche di mostrarlo al mondo. È una cannonata. Per me è un po' con te stesso, no? Questa cosa che cosa sarà? Che cosa mi dirà?